Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware del Mamba Mini Tower 20x20. In questo tutorial vedremo come aggiornare il firmware del Flight Controller e degli ESC. Partiamo con il Flight Controller. La prima cosa da fare è scaricare il Betaflight Configurator, trovate il link in descrizione. Scorriamo verso il basso e scarichiamo la versione adatta al nostro sistema operativo. Io scarico quella per Windows, questo file va bene sia per sistemi a 32 bit che a 64. Dopo aver scaricato l'exe possiamo installare il configurator. Adesso dobbiamo aggiornare i driver del Flight Controller, ci servirà l'Impulse RC Driver Fixer. Il link di questo software, come sempre, è in descrizione. Clicchiamo qui per scaricare l'utility. Se avete problemi a utilizzarla è perché sul vostro PC manca il framework 4.5. In questo caso scaricate anche questo software. Colleghiamo il Flight Controller al cavo USB e avviamo l'Impulse RC Driver Fixer. I driver vengono installati in automatico e l'utility si chiude da sola. Con la scheda sempre collegata alla porta USB avviamo il Betaflight Configurator. Come vedete siamo in modalità DFU, questo significa che siamo pronti per l'upgrade. Quindi clicchiamo su Firmware Flasher. Adesso scegliamo il target che per questo Flight Controller è Fury F4 OSD. Se flashiamo con un target sbagliato il Flight Controller potrebbe funzionare male. Se abbiamo sbagliato comunque non è un problema, basta riflashare la scheda con il target giusto. Abilitiamo Full Chip Erase e clicchiamo su Load Firmware Online. Poi su Flash Firmware. Perfetto, l'aggiornamento è riuscito. Se dopo aver aggiornato i driver del Flight Controller non avete la modalità DFU, basterà andare nella pagina Setup e cliccare qui. Betaflight riavvierà la scheda in boot mode. Passiamo ora agli ESC 4 in 1. Per poter modificare le configurazioni BLL è necessario che gli ESC siano collegati al Flight Controller e alimentati dalla batteria. Se avete lo stack montato su miniquad completo vi ricordo che è assolutamente necessario rimuovere le eliche. Questo perché quando aggiorniamo il firmware o modifichiamo le impostazioni i motori potrebbero avviarsi senza preavviso, quindi rimuovete sempre le eliche. Iniziamo scaricando e installando la BLL Suite, il link è in descrizione. I nostri ESC hanno firmware BLLS, quindi scarichiamo questo file. Colleghiamo la batteria LiPo e il cavo USB al Flight Controller. In questo menu a tendina assicuriamoci di aver selezionato C-Labs BLL Bootloader Clean Flight. Quindi scegliamo la porta COM relativa ai nostri ESC, clicchiamo su Connect, poi Read Setup. Il firmware installato sugli ESC è il più recente, quindi non c'è bisogno di aggiornare. Se comunque volete controllare, cliccate su Flash BLL e vedete se c'è una versione più recente del firmware. Quindi nel caso clicchiamo OK e partirà l'aggiornamento degli ESC. Una cosa che potrebbe capitare è voler cambiare il senso di rotazione dei motori. In questo caso, qui lasciate selezionato solo il motore che vi interessa, ad esempio il 2, e in Motor Direction date Reverse. Tutte le altre opzioni del configurator vanno bene anche di default, quindi possiamo lasciare tutto com'è. Questo era il mio tutorial per aggiornare il firmware del Mamba Mini Tower. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.